never know, oh you didn't say that can hurt me now. M+S, All Season, gomme da neve, tanti nomi, troppa confusione. Quando arriva la brutta stagione c'è ancora troppa poca convinzione sui vantaggi che le gomme invernali, quindi non solo da neve, danno quando guidate. Per prima cosa, quello che conta sono le temperature in cui mediamente si utilizza l'auto tra il 15 novembre e il 15 aprile, a volte dal 15 ottobre o fino al 15 marzo, a seconda delle strade e delle autorità locali. Ma il punto fondamentale è che quando fuori la temperatura dell'aria scende sotto i 7 gradi, le gomme invernali hanno più aderenza di quelle estive. Ma prima di ricordare cosa prevede il codice della strada, passiamo subito alla pratica. Dopo la prova sulle Alpi attorno a Torino, di cui potete guardare il video dedicato, sono venuto nel centro di guida sicura di Susa per un test che, secondo me, fa capire molto bene perché quando fa freddo c'è differenza in termini di sicurezza tra i due tipi di pneumatici. E allora ho montato 2 gomme invernali davanti e 2 pneumatici estivi dietro. In questo modo, su una strada fredda e magari bagnata come quelle su cui viaggiamo d'inverno, il posteriore è a rischio testacoda in curva e nei cambi di direzione perché l'anteriore con gli invernali ha più aderenza. E non ci sono controlli di trazione e stabilità che tengano, ve l'assicuro. È proprio una questione di fisica. Ho provato sia con l'elettronica inserita che disattivando tutto con una procedura che ho chiesto a un collaudatore alfa, visto che non c'è un tasto per disattivare i sistemi. Purtroppo ci sono ancora persone che nella brutta stagione montano solo 2 gomme invernali su 4 sulle ruote che hanno trazione. E inspiegabilmente il codice della strada non vieta questo tipo di uso promiscuo, molto pericoloso. Chiaro, con una trazione posteriore come la Stelvio sarebbe stato sbagliato anche montare gli invernali solo dietro. Ho scelto però di fare così per sottolineare che non è una questione di trazione, ma di aderenza del posteriore nelle manovre di emergenza. E poi la maggior parte delle auto è a trazione anteriore, quindi la prova che ho scelto riguarda molte più persone. Questo test comunque mette in evidenza la mancanza di grip, quindi pensate anche cosa succederebbe in una frenata. E nonostante questo, secondo la legge, quelli che vengono definiti mezzi antisdrucciolevoli, e cioè pneumatici invernali o catene da neve, devono essere montati, e cito testualmente, almeno sulle ruote degli assi motori. La differenza di grip tra gomme diverse però, come abbiamo visto, è pericolosa. Altra cosa a cui fare attenzione: per il codice della strada le gomme omologate come M+S sono in regola per la circolazione sulle strade soggette a ordinanze invernali, ma le vere gomme termiche, oltre a questa sigla sul fianco, hanno anche il simbolo del fiocco di neve circondato dal profilo di una montagna. Ma perché quando fa freddo le gomme invernali tengono di più di quelle estive? È principalmente una questione di mescola, battistrada e struttura. Prendiamo come esempio questo modello di Hankook Winter sviluppato per i SUV, quindi per il tipo di auto che al momento piace di più. La composizione chimica specifica a base di silicio, che aumenta l'aderenza e diminuisce la resistenza al rotolamento, rende la gomma più morbida e in grado di mantenersi più elastica per non irrigidirsi con l'abbassarsi delle temperature. Ecco perché queste gomme si chiamano anche termiche. Il battistrada è spesso e i solchi sono più profondi per la guida sul bagnato, e poi sulla superficie dei tasselli ci sono tante piccole lamelle che servono a trattenere la neve sulla gomma per farle fare presa con la neve che invece rimane sul terreno, perché l'attrito fra neve e neve è superiore rispetto all'attrito fra neve e gomma. Nello specifico le Winter Evo 2 SUV di Hankook hanno dei solchi laterali inclinati e altri a zigzag che migliorano la trazione sulla neve, lamelle tridimensionali per minimizzare il movimento dei blocchi anche su strade bagnate, con canali di scolo longitudinali allargati per evacuare più acqua, la zona della cintura senza giunture, rinforzata con più acciaio e con una carcassa in poliestere che dà più rigidezza e quindi più reattività alle richieste di sterzo assieme alla zona del tallone maggiorata. Chi di voi ogni anno ad ottobre, ad aprile fa il cambio di stagione con le gomme sa qual è la differenza in questo periodo in termini di sicurezza e di precisione di guida tra le gomme estive e gli pneumatici invernali, che quindi non dovremmo più chiamare gomme da neve.